Salve fandoni e ben ritrovati su Dark Souls 3. La scorsa volta abbiamo raggiunto questa porta e questa nebbia, oltre la quale si trovano i due figli, potenzialmente i due figli di Osiris e Guinevere, Lothric e Lorian. Lorien, non mi ricordo. Lorian, ok. Dobbiamo sfidarli. Per saperne di più sulla loro storia, non c'è altro modo che ucciderli. Donargli la pace. Un po' bastardo questo TP che hai fatto? Vorrei bere ma non capisco che sta facendo, ok. Ecco appunto, non volevo fare questa cosa. Pure lui è morente, si trascina, come mai? No, ho sbagliato. Volevo provare un attimo a parare la roba. Mi sono confuso coi tasti, è successo un casino. Volevo provare a parare quegli incantesimi per fare un test, anche se non sto ad una mano. Cacciare lo scudo, parare, indicare la direzione da cui arrivano quei colpi, mentre c'è comunque Lorian che mi attacca. Non so quanto possa essere worth come cosa, a prescindere, cioè anche se dovesse effettivamente, che comunque non mi parerebbe tutto, perché c'ha 75 magia, quindi dei danni li subirei comunque. No, non penso ne valga la pena e ho fatto una stupidaggine a provarci. Quante bracci c'ho? Ah, avevo letto 80, dico ma in che senso? Qui quasi ci starebbe l'utilizzo di un fiorellino per l'energia, perché cioè la prima fase è molto easy, ma bisogna giusto bilanciarla attorno alla mia stamina, che è un po' bassina, e quindi ogni tanto devo fermare la combo perché altrimenti c'è il rischio che mi colpisca perché non ho più stamina per schivare. Più sono vicino, più è istantaneo il dodge. Ovviamente. Questa traversata è veramente, veramente fastidiosa. Mamma mia, una delle più fastidiose. Guarda, preferivo rifarmi tutti i nemici su Dark Souls 1 eccetera eccetera. Sto ascensore veramente mi sta facendo impazzire. Mamma mia. Saliamo. Allora, signor Lorian. Non mi aspettavo quel colpo, sinceramente. Ho aspettato troppo perché pensavo ne facesse due.
Signor Lorian. Bisogna allontanarsi un po' da quello, sennò è veramente troppo stretta la finestra di reazione e non riesco. No. Devo solamente curarmi. Scusami, Startare mi mette indietro. Non credo mi farà startare da lì. La stamina. Ecco qua. Ho fatto la cafonata. L'ultima dodge lo devo fare laterale. Però è ottimo iniziare lì in realtà. Mi sa che avevo finito la stamina alla fine. Ma se quando è low lo porto lì vicino, parto con una fracca di danni in più. Secondo me. Cioè potrebbe tranquillamente starci, perché avrebbe senso. Vabbè, torniamo lì. Ovviamente ha fatto quello lento. Non mi attaccasse, invece no. No! Ok. No, vedi, avevo comunque la stamina terminata. Il fatto è che mi stacco completamente da Lorian nel momento in cui arriviamo nella seconda. Penso troppo ai colpi. Un po' come nella seconda fase di Aldrich, però lì Aldrich era lento. Aldrich nella seconda fase ti spawnava i
i colpi, i proiettili. Lo faceva 2 volte anziché una come nella prima fase, ma avevi la capacità di comunque avere tempo, perché nel frattempo correvi per raggiungerlo e quindi un minimo di proiettili comunque li riuscivi a evitare così, e poi una volta che eri vicino praticamente avevi piazza pulita. Invece qui Lorian attacca ovviamente e quindi devo stare attento sia ai proiettili, quindi muovermi in modo che sia decente per evitare i proiettili, sia a doggiare Lorian e potenzialmente attaccarlo, perché se non lo attacco non andiamo avanti. C'è del boss in quella magia, esatto. Fa sempre quello deleiato quando inizio, incredibile. No, doggiato male. Peccato. Questa prima fase è semplice perché è semplice, non è complessa, però la velocità con cui puoi farla è un po' RNG, perché dipende molto da come se la gioca lui. Cioè tipo c'è stato il secondo try, mi sembra fosse, dove letteralmente si teletrasportava pochissimo, girava in tondo, attaccava, io attacco, dodge, 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 attacco, dodge, e quindi è andato giù istantaneamente. Invece chiaramente quando si mette a tipparsi in giro, a volte lo deleia, a volte ne fa 2, a volte fa l'affondo, e devi innanzitutto capire dove sta. Se lo vedi che è lontano, fa l'affondo. Se non lo vedi, probabilmente viene dall'alto, e quello fortunatamente non lo sta facendo spesso. Vedete adesso come apparirà di nuovo dall'alto, perché è ovvio che l'ho detto. Quindi c'è la difficoltà, sta tutto, cioè difficoltà, la lunghezza della prima fase sta tutto in quello, che poi ovviamente nella seconda si ripete, però ma con tutta la magia e l'Otric che ci mette il suo. Deleiato. Guarda, se lo facevi veloce stavolta veramente me ne andavo, cioè veramente. Lo dobbiamo combattere per forza sulle scale, fammi capire. Ma non è... ecco qua. Che avevo detto. Però si sente quando va su. Il problema è che veramente c'è... Adesso ho deleiato. C'è poco tempo di reazione durante quell'attacco lì. Appena mi rendo conto che sopra devo doggiare instant. E poi attacchi deleiati mi distruggono il cervello. Mi fregano sempre. No. No, era un affondo. È stato troppe fiaschette sto round, cioè. No! Oddio, che è un proiettile però, eh.
Ma quando sto lontano comunque Lothric utilizza il proiettile, a prescindere dal fatto che lo faccia... A proposito, tra l'altro... Come mi fa sempre quello? Non ce l'ho più l'anello, vabbè. A prescindere dal fatto che lo faccia sempre quando fa l'attacco benedetto, quindi attacco benedetto tira il proiettile, però il fatto che ero lontano l'ha fatto risparare. Il problema è che nel momento in cui lui spone i proiettilini piccoli mi si tippa dietro, che di per sé non è un problema, però se doggio per lui, a seconda di come sono posizionati i proiettili, è molto probabile che me li becchi in faccia. Cioè tipo adesso stavo dando solo attenzione all'Orian, ma dopo che ho finito di schivare i suoi attacchi, non so se non avevo stamina o non ho fatto in tempo a schivare la terza volta, ma ho beccato 3-4 proiettili in faccia, ovviamente è andata a finire così. Va capito. Con 2 colpi ben piazzati mi fa fuori pure uno, banalmente, se non sono full. Quindi... È molto particolare il ragazzo, cioè... Entrambi in realtà. Era deliato ma non abbastanza. Cazzo era? Ok. L'attacco in schivata mi crea un sacco di problemi, perché è leggermente più lento dell'L2. Ma che fa? Ma che fa? Ma cosa stai facendo? Ma che sei? Ma che copia a tua madre, Guinevere? No, Guinevere non era la dea dell'illusione, era della prosperanza. Però, mannaccia la puttana, cioè... Ma che hai iniziato a fare? Tipo... Scusami, cosa stava cercando di dirmi? Non mi aveva mai fatto 3 attacchi? Vieni qui che ti voglio laccare appena spawni, vieni. Aspettiamo la stamina, ok. Ho cliccato. Ho cliccato. Avevo cliccato. Non so perché non me l'abbia fatto. Non credo fosse fuori tempo in realtà. Ok.
Adesso ho premuto troppo presto per la paura di prima ed è andata a finire male. E vabbè. Mi ha delegato un altro attacco stavolta. Tipo adesso mi ha frizzato il gioco. Tanto fa un TP senza fare nulla. Cioè è la prima volta che lo fa in realtà in questa try. Ma poi sono tantissime, eh. Ho gridato, ne volevo fare due. Ho sbagliato, non dovevo curarmi lì. Aveva un po' di paura. È morto Lorian. Lo immaginavo, ok. Bellissimo. Cioè, non mi immaginavo lo rianimasse. Ma no, in realtà era immaginabile. L'ha già fatto. È stupendo come concept, eh. Vi metto in tasca. Vi metto in tasca.
Singola anima con 2 punta della fiamma. Diciamo che poco importa quanto recupera Lorian, perché la vita della boss fight è completamente quella di Lothric a quel punto. Cioè la vita di Lorian è solamente... potrebbe essere visto come se fosse un indicatore di stun, no? Perché nel momento in cui cade a terra Lorian tu hai una tripla hit, come avete visto, di distruzione su Lothric, che comunque i danni li prende e anche tanto. Ovviamente rischi di morirci, tipo io me lo immaginavo stesse per esplodere. Fortunatamente non mi ha ucciso, però avevo già messo in conto che probabilmente perdevo il try e invece è andata bene. Però arrivato nella seconda fase la vita di Lorian è solamente in funzione della vita di Lothric, cioè non è proprio da vedere, a prescindere che recupera tanto, recupera poco, poteva anche recuperare tutta la vita, tanto l'importante era uccidere Lothric, anche se suppongo a questo punto che nel momento in cui muore Lothric devi comunque uccidere Lorian, che non è un problema perché alla fine torni in prima fase, quindi voglio dire, non dovrebbe essere infattibile. Esatto, lo usa come scudo. Allora, falò. Morirà sempre insieme, allora ancora più sensato. Intanto voglio proprio riposare qui. Ok. Allora. Anima dei principi gemelli. Un'anima corrotta intrisa di potere. I 2 principi rifiutarono di diventare signori dei tizzoni, preferendo allontanarsi per vedere il fuoco spegnersi a distanza. Una maledizione rende le loro anime quasi inseparabili. Per questo ha detto: questa è la nostra tomba, questa è la nostra maledizione. La maledizione non ti ha abbandonato. Cosa intendeva con quello? Non credo si riferisca al segno scuro. Assolutamente no. La maledizione. E poi mi ha dato tizzoni di un signore, tizzoni del principe Lothric. Se i signori rifiutarono di tornare sui propri troni, che lo facciano come tizzoni. La stirpe di Lothric era ossessionata dal trovare un erede e quando fu chiaro che non era possibile si affidò a mezzi indicibili. Inutile dire che la via per vincolare il fuoco è un sentiero dannato. E noi abbiamo fatto le nostre valutazioni. Non credo che Ermene Pablo, mi ero dimenticato il nome, non credo che Ermene Pablo vincolerà la fiamma. D'altronde in Dark Souls 1, per chi non lo sapesse, per chi non ha visto la serie, l'ho già detto in altri episodi, nonostante avessi capito di poter scegliere tra il vincolare la fiamma e lasciarla spegnere e accogliere l'era dell'oscurità, questo in blind, perché poi ho giocato per il platino, ho fatto le mie run in solo, ok. Però in quella occasione lì la fretta mi ha fatto peccare di ignoranza e sono andato distinto ad accendere il falò, non rendendomi conto che non era un falò di salvataggio, ma era vincola la fiamma, e quindi il finale canonico, perché dovrebbe essere quello canonico di Dark Souls 1, è stato il vincolare la fiamma. Ma l'era della fiamma non è esattamente rose e fiori, anzi. Mi chiedo se Lothric e Lorian avessero un motivo più nobile per non voler diventare signori dei tizzoni. Cioè, ok, volevano vedere la fiamma spegnersi dalla distanza, va benissimo. Hanno deciso di sostanzialmente fermarsi qui. Quindi, tra l'altro, l'idea che mi ero fatto di uno dei 2 erede del trono e l'altro vincolatore della fiamma era un po' errata, perché credo che entrambi, cioè Lorian è stato il primo ma si sarà rifiutato per primo, oppure appunto era come avevo detto e poi dopo che Lothric ha detto no, io non voglio vincolare la fiamma, voglio che si spenga, allora anche Lorian l'abbia seguito.
slash è diventato un pupazzo, come stavo dicendo prima, quindi Lothric diciamo lo comandava tra virgolette a distanza. È un po'... Mi aspettavo di avere 2 anime, di avere un po' più di informazioni. Sinceramente mi ha lasciato un attimo appeso questo drop, perché sono curioso di alcune cose che purtroppo non so. Anche l'altro è canonico perché te ne vai ma arriva sempre... Sì, giusto, ovviamente, intendo... ovviamente l'era del fuoco è destinata a ripetersi nel momento in cui qualcuno si presenta per vincolare la fiamma, nel senso, se anche il mio personaggio cavalca l'era dell'oscurità, arriverà un altro Chosen Undead che andrà a vincolare la fiamma, e su questo siamo d'accordo. Intendevo a livello di viaggio che riguarda me, quindi i miei personaggi, anche se sono molto randomici, non è che abbiamo fatto un viaggio particolarmente, però la scelta mia non c'è stata, ok? Quindi la canonicità effettiva sarebbe stata che il mio personaggio non avrebbe vincolato la fiamma, questa era la mia idea, anche se con Kat non ci parlai in blind, quindi non so quale informazione avevo nel momento, però non ero sicuro di vincolare la fiamma, questo me lo ricordo. Fatto sta che appunto a livello canonico è importante che sia stato il mio, cioè che abbia per sbaglio vincolato la fiamma, perché purtroppo uno dei pochi spoiler di Dark Souls 3 che ho è il boss finale, quindi lo so, perciò è importante secondo me che sia andata così. Poi vediamo. Più che altro perché... No, vabbè, poi ci arriviamo, I principi gemelli, altare del vincolo. Perché a questo punto penso che sia il momento. Yorm. I guardiani dell'abisso. Tutti con spade molto simili alla spada sangue di lupo, la spada di Artorias. La legione di Farron è la conseguenza di ciò che la leggenda di Artorias ha fatto al mondo che conosciamo. Qui avevamo già messo... Chi era? Mi sono dimenticato. Oh, mamma mia. Yorm, Cavalieri dell'Abisso. Chi c'era qui? Aldrich, giusto. Ah, si vedeva anche dal... Sì. Tra l'altro quel teschio è di Gwendolyn palesemente, non di Aldrich, però va bene. E poi... Lothric. The five lords sit their 5 thrones, all thanks to thee, most worthy of lords. Ashen One, with the lords as thy witness, bend thy knee afore the bonfire's coiled sword, and let the lords' embers acknowledge thee as their true heir, a true lord, fit to link the fire. Ashen One, forgive me if this soundeth strange. The eyes show a world without fire,
vast stretch of darkness. But 'tis different to what is seen when stripped of vision. In the far distance, I sense the presence of tiny flames, like precious embers, left to us by past lords, linkers of the fire. Could this be what draws me to this strangely enticing darkness? Ashen one, if thine heart kill, I was... Farewell, Ash, mayst thou thy peace. Questo mi fa vincolare la fiamma, siamo nella stessa situazione. Ragazzi, potremmo finire, ma non è questo il momento. Qui posso inginocchiarmi senza proccare il finale, giusto? Cioè devo sceglierlo, immagino, dal menu. Ci abbiamo lasciato delle cose in sospese in giro, perciò prima di fare il finale abbiamo diverse cose da fare. Sì, ho già l'emote che mi serve per raggiungere quella zona. Altro spoiler che so, anche se non so precisamente dove, ma adesso andiamo ad approfondire. Voglio farlo prima del finale. In ginocchio. Cutscene. Mi sa che dovevo usare semplicemente la spada spirale per tornare a un falò. Ho sbagliato. Non so se posso fare il F4. Magari sì. Puoi ancora tornare indietro, perfetto. Spettacolo. Let him grant death to the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. Leeds. Ok. È stato un... È giusto. È giusto. E dove volevo andarla a vincolare la fiamma se non alla fornace? È diverso da questo. Questo è il presente. Ancora non mi è chiaro questo. Allora, vorrei andare alle catacombe, perché Harry aveva detto di andare lì. Io non so dove la potremmo trovare, non so se la possiamo trovare in questo momento. Ma ci andiamo un attimo. Mi avete chiesto di uscire? No, lo faremo avanti.
Ci torniamo, ci torniamo. Sa che stasera potrebbe andare molto per le lunghe questo gameplay. No, 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 posso immaginare dove siamo. Ho una minima idea. Ma io sto sotto nelle catacombe però, mi sa che devo andare su. Quindi... Tra l'altro qui possiamo fare il respec. Diamogli delle profondità. Un attimo qui. Ah, io non ho idea di dove Henry dovrebbe essere. Perciò non so se abbiamo fallito tutte le quest perché siamo andati troppo avanti oppure effettivamente la troveremo. Vediamo. Sto cadeva. Non l'ho mai provato, ma mi sa tanto che cade. Oddio, non posso andarmene da qui. Vabbè, direi che è arrivato il momento di testare. Oddio, non cade. Ok. Ah no, ma l'avevo fatto poi, mi sa. Vabbè. Cosa? Ma state bene? Ma... Dio, non respawnano, please. Serve l'arma benedetta. No, che cavolo ho bevuto qua? Il gin. Non ho capito, non erano così tanti le altre volte. Cos'è successo? Harry, che cavolo hai combinato in ste catacombe? Guardali, guardali. Indemoniati del caos, proprio. Ok. Non ho avuto molto chiara questa cosa, però vabbè. Beh, qui torniamo sotto però, effettivamente. Ma stai giù, ma che vuoi? Ok. Porco due. Sono spaventatissimo. Non mi ricordo il tuo moveset, perciò ti spammerò. Ok. Topacci.
Ok. Ok. Ma così, ma non mi è uscito questo messaggio le altre volte che ero qui, forse. O forse ero occupato a fightarli. Forse è più sensato. Perché respawna questo? Va bene, non c'era bisogno di farmi un'aura. E ti andava proprio di farmare aura a te, fammi capire. Hai persa tu. Ok, vabbè, non è che fosse chissà che grande segreto, parliamoci chiaro. Lì ci siamo stati invece. Non ricordo come salire. E qua siamo tornati dove ero col falò. Ah no, ok, adesso... Ma non c'era un punto in cui dovevo letteralmente dropparmi? Me l'ho dimenticato di loro. Ok. Un altro qui. È una leva? Non è una leva, è rotta? Aia. Aia, amici. Amici. C'è la palla, dovrei sopravvivere. Ok. Salve. Dove anche evitare, non è che... Allora, siamo su. Io, se fossi un NPC, starei lì. Qui. E c'è un buco che non serve a nulla, no? Non c'è nessuno. Questo non c'è nessuno. Aspetta un attimo, ragazzini, fatemi passare, grazie. Va bene, non dovevi swaggarmi così. Cioè, veramente non ce n'era alcun bisogno. Ti ripeto, non ce ne... no, non ce n'era bisogno. Ma per crepare. Oddio. Spatungu tungu tum pam pam pum. Patutum. Ok. Boh, più velocemente di così le catacombe veramente non penso che le potevo fare. Allora, qui si scende, ma io non credo che sia un posto in cui posizionare degli NPC. Tu sei uno nuovo o è uno di loro che si è rialzato? Non capisco. No, ok. Qui si era al forte di Farron. Ok. Diamo un'occhiata più tranquilla. Allora, Henry, dov'è che sei?
c'era alcun bisogno di fare questa cosa. Aia. Io qui non so nemmeno se non ci sono stato, infatti. Tomo della piromanzia di Karim, cosa c'era scritto? Adesso leggiamo. Ah. Madonna, ma che... È veramente una festa qui, eh? Ok. Allora. Ultimo falò. Torniamo indietro. Allora, qui non c'è nessuno. Questa zona è molto grande e molto inutile. Qui ci metterei un NPC. Ma mi sa che è solo grande e inutile. Perché qui c'è una luce viola? Così, a caso. Ok. Va bene. Non è che c'è di nuovo la festa di zombie qua. Spero tanto di no. Allora, drop particolari non mi sembra di vederne. Lì c'era una strada. No, è stato un caso quel... No, quel cavolo. C'era sta stradina che portava lì sotto. Sì. Ma chi è venuta in mente questa cosa precisamente? Guarda che sto farmando a schifo. Cioè, ok, mi confermano che non c'è. Quindi probabilmente la missione è andata. Che è la mia vita, mi sa. E gente c'è. Ma lì sotto... Oh mio Dio, ma lì sotto c'è roba. C'è un drop lì e l'ho visto. Credo di sopravvivere questa caduta qui, eh. La parola chiave era credo. La parola chiave era credo. Recuperiamo un attimo le 95k anime e poi andiamo via. Allora, sì, penso che ci siamo loccati tutte le quest. Secondo me nel momento in cui piazzi tutti i tizzoni automaticamente vengono scartate. Cioè, ne sono abbastanza
convinto. Sì, immaginavo ci fosse un modo per scendere perché col danno da caduta lì non ce la si fa. A meno che non avessi... Ce l'ho l'anello della caduta. O del gatto. O era diverso, non lo so. Se era lo stesso di Dark Souls 2. Riprendiamoci queste. C'è un modo per scendere, magari potrebbe essere qui. No, probabilmente è interno. Lì? Credo. No. Vabbè, torneremo sicuramente nelle zone. Io volevo giusto capire sta cosa delle quest. Probabilmente ce le siamo perse. Quindi per questo episodio è tutto. Noi ci vediamo al prossimo. Come al solito vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale se l'avete ancora fatto. Trovate la playlist di tutti gli episodi qui sopra e un sacco di altra roba sul canale. Perciò dateci un'occhiata. Noi ci vediamo alla prossima e bella Fandoni.